Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Capd 18 Fresenius Medical Care Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 25 gennaio 2021. Cos'è Capd 18? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Capd 18 durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Capd 18? Capd 18 è un farmaco a base del principio attivo soluzioni per dialisi peritoneale, appartenente alla categoria delle soluzioni per dialisi peritoneale e ipertoniche e nello specifico soluzioni ipertoniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Fresenius Medical Care Italia SPA. Capd 18 può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Capd 18 4 sacche Stay Safe da 2000 ml. Capd 18 4 sacche Stay Safe da 2500 ml. Capd 18 4 sacche Stay Safe da 3000 ml. Capd 18 4 sacche Stay Safe da 5000 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Fresenius Medical Care Italia SPA. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo. Soluzioni per dialisi peritoneale. Gruppo terapeutico. Soluzioni per dialisi peritoneale e ipertoniche. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni: insufficienza renale cronica scompensata di qualunque origine in fase terminale, che può essere trattata con la dialisi peritoneale. Posologia Capd 18 è indicata esclusivamente per uso intraperitoneale. Il tipo di trattamento, la frequenza di somministrazione ed il tempo di sosta necessario saranno stabiliti dal medico curante. Dialisi peritoneale ambulatoriale continua, Capd, adulti. Salvo diversa prescrizione medica, i pazienti riceveranno un'infusione di 2000 ml di soluzione per ogni scambio per 4 volte al giorno. Dopo un tempo di sosta di 2-10 ore la soluzione sarà drenata. Sarà necessario un aggiustamento del dosaggio, della quantità e del numero di scambi per i singoli pazienti. In caso di comparsa di dolore da dilatazione all'inizio del trattamento di dialisi peritoneale, la quantità di soluzione per scambio dovrà essere temporaneamente ridotta a 500-1500 ml. Nei pazienti di corporatura robusta e che hanno perso la funzione renale residua, occorre aumentare il volume di soluzione per dialisi. In questi pazienti, o nei pazienti in grado di tollerare volumi maggiori, può essere somministrata una dose di 2-500-3000 ml di soluzione per scambio. Popolazione pediatrica. Nei bambini la quantità di soluzione per scambio deve essere prescritta in base all'età e all'area di superficie corporea, BSA. Per la prescrizione iniziale, il volume di ciascuno scambio deve essere 600-800 ml/m2 di BSA con 4, a volte 3 o 5, scambi al giorno. Può essere aumentato fino a 1-200 ml/m2 di BSA a seconda della tolleranza, dell'età e della funzione renale residua. Dialisi peritoneale automatizzata, APD, nel caso si usi un'apparecchiatura per dialisi peritoneale ciclica intermittente o continua, apparecchiatura SleepSafe, utilizzare sacche di volume maggiore, ad esempio 5000 ml, in grado di contenere più di una soluzione per lo scambio. L'apparecchiatura esegue scambi di soluzione secondo la prescrizione medica memorizzata nell'apparecchiatura. Adulti. In genere i pazienti trascorrono 8-10 ore a notte collegati all'apparecchiatura. I volumi di riempimento variano da 1500 a 3000 ml e il numero di cicli varia solitamente da 3 a 10 per notte. La quantità di fluido utilizzata è in genere tra 10 e 18 L ma può variare da 6 a 30 lire. La terapia con l'apparecchiatura notturna viene solitamente associata a 1 o 2 scambi durante il giorno. Popolazione pediatrica.
Il volume per ciascun scambio deve essere 801,000 ml/m2 di BSA con 5-10 scambi per notte. Può essere aumentato fino a 1400 ml/m2 di BSA a seconda della tolleranza, dell'età e della funzione renale residua. Non vi sono particolari raccomandazioni sul dosaggio per i pazienti anziani. La dialisi peritoneale è una terapia a lungo termine che implica la somministrazione ripetuta di singole soluzioni. Modo e tempo di somministrazione: i pazienti devono essere addestrati adeguatamente, esercitarsi con l'apparecchiatura e dimostrare di essere in grado di eseguire la dialisi peritoneale prima di effettuarla al proprio domicilio. L'addestramento deve essere svolto da personale qualificato. Il medico curante deve assicurarsi che il paziente impari ad utilizzare l'apparecchiatura prima di poter eseguire la dialisi peritoneale al proprio domicilio. In caso di qualsiasi problema o di incertezza, si deve contattare il medico curante. La dialisi, secondo dosi prescritte, deve essere effettuata ogni giorno e deve protrarsi finché viene richiesta una terapia sostitutiva della funzione renale. Dialisi peritoneale ambulatoriale continua, CAPD. Sacca Stay Safe. La sacca di soluzione viene prima riscaldata a temperatura corporea. Per i dettagli vedere il paragrafo 6.6. La dose appropriata viene infusa nella cavità peritoneale tramite un catetere peritoneale in un periodo di tempo di 5-20 minuti. In base alle istruzioni del medico, la dose deve rimanere nella cavità peritoneale per 2-10 ore, tempo di equilibrio, ed essere poi drenata. Dialisi peritoneale automatizzata, APD. Sacca SleepSafe. I connettori delle sacche SleepSafe prescritte vengono inseriti nella specifica parte dell'apparecchiatura SleepSafe e quindi connessi automaticamente al set SleepSafe dall'apparecchiatura. L'apparecchiatura controlla il codice a barre delle sacche di soluzione ed attiva un allarme nel caso in cui le sacche inserite non corrispondano alla prescrizione memorizzata nell'apparecchiatura. Successivamente al controllo, il set di tubi può essere connesso alla prolunga del catetere del paziente ed il trattamento può essere iniziato. La soluzione SleepSafe viene automaticamente riscaldata alla temperatura corporea dall'apparecchiatura SleepSafe durante l'infusione nella cavità addominale. I tempi di sosta e le concentrazioni di glucosio vengono selezionate secondo la prescrizione medica memorizzata nell'apparecchiatura. Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale operativo dell'apparecchiatura SleepSafe. A seconda della pressione osmotica richiesta, CAPD-18 può essere utilizzata in sequenza ad altre soluzioni per dialisi peritoneale con un contenuto minore di glucosio, PE con minore osmolarità. Controindicazioni per questa specifica soluzione per dialisi peritoneale: CAPD-18 non deve essere utilizzata in pazienti con acidosi lattica, con grave ipocaliemia, grave ipocalcemia, ipovolemia e ipotensione arteriosa. Poiché questo medicinale contiene fruttosio, non è adatto a pazienti con intolleranza al fruttosio, intolleranza ereditaria al fruttosio. Prima di somministrare a neonati e bambini, si deve escludere un'intolleranza ereditaria al fruttosio, non individuata in precedenza. Per il trattamento di dialisi peritoneale in generale. La dialisi peritoneale non deve essere iniziata in caso di recente intervento chirurgico all'addome o lesione addominale, un'anamnesi di interventi chirurgici all'addome con aderenze fibrose, gravi ustioni all'addome, perforazione intestinale, stato di infiammazione estesa della cute addominale, dermatite, infiammazioni dell'intestino, malattia di Crohn, colite ulcerativa, diverticolite, peritonite, fistula addominale interna od esterna, ernia ombelicale, inguinale od altri tipi di ernia addominale, tumori intraaddominali, ileo, malattie dei polmoni, soprattutto polmonite, sepsi, eccessiva iperlipidemia, in casi rari di uremia che non possono più essere trattati con dialisi peritoneale, che sia grave perdita di peso in modo particolare nei casi in cui non è garantita l'ingestione di quantità adeguate di proteine, in pazienti non in grado di effettuare il trattamento di dialisi peritoneale da un punto di vista psicofisico, secondo le istruzioni del medico. Se una qualsiasi delle patologie sopra descritte dovesse manifestarsi durante la dialisi peritoneale, spetterà al medico curante decidere come procedere. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: la soluzione per dialisi peritoneale non deve essere utilizzata per infusione endovenosa. CAPD-18 può essere somministrata solo in seguito ad un'accurata valutazione dei rischi e benefici nei seguenti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'utilizzo di questa soluzione per dialisi peritoneale può ridurre l'effetto di altri farmaci, nel caso in cui questi ultimi fossero dializzabili attraverso la membrana peritoneale. Pertanto potrebbe essere necessario aggiustare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Capd18 durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Capd18 durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati sull'uso di Capd18 nelle donne in gravidanza. Non sono stati eseguiti studi di tossicità riproduttiva sugli animali, vedere paragrafo 5.3. Capd18 non deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Capd18 non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Eventuali reazioni avverse possono derivare dal trattamento di dialisi peritoneale stesso o essere indotti dalla soluzione per dialisi peritoneale. Le reazioni avverse al farmaco vengono classificate secondo la frequenza, usando, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono note situazioni di emergenza provocate da un sovradosaggio. Qualsiasi eccesso di soluzione per dialisi infuso nella cavità peritoneale può essere facilmente drenato nell'apposita sacca di drenaggio. In caso di scambi troppo frequenti possono insorgere problemi di disidratazione o problemi elettrolitici che necessitano di immediato controllo medico. Se si dimentica di effettuare uno scambio, è necessario contattare il medico curante o il centro dialisi incaricato. Un bilanciamento scorretto può portare problemi di iperidratazione o disidratazione e problemi elettrolitici. La conseguenza più probabile di un sovradosaggio con Capd18 è la disidratazione. Il sottodosaggio, l'interruzione del trattamento o un trattamento discontinuo possono portare ad una grave iperidratazione con edema periferico e scompenso cardiaco o altri sintomi di uremia che causano pericolo di vita. Devono essere applicate le regole universalmente accettate per la terapia d'emergenza e la terapia intensiva. Il paziente potrà richiedere immediata emodialisi. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Soluzione per dialisi peritoneale, soluzioni ipertoniche. Codice ATC B05DB. Capd18 è una soluzione elettrolitica, con tampone lattato, contenente glucosio, per uso intraperitoneale, che serve per il trattamento dell'insufficienza. Proprietà farmacocinetiche. I prodotti che favoriscono la ritenzione urinaria quali l'urea, la creatinina, e l'acido urico, il fosfato inorganico, e gli elettroliti quali il sodio, il potassio, il calcio ed il magnesio. Dati preclinici di sicurezza. Non sono stati effettuati studi preclinici di tossicità con Capd18, ma studi clinici con soluzioni per dialisi peritoneale simili non hanno mostrato rischio di tossicità. Elenco degli eccipienti: acido cloridrico 25%, correzione pH, sodio idrossido, correzione pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.